Settembre 2016, Castellammare di Stabia. Una squadra della Guardia di Finanza entra in un'abitazione che all'apparenza non ha nulla di speciale. Non ci sono cancelli blindati dei bunker, né i cunicoli sotterranei scavati per nascondere latitanti. C'è solo il silenzio di una casa vuota, quella di un uomo che da anni non mette piede in Italia. Ma gli agenti sanno cosa cercare. Hanno una mappa fornita da una confessione arrivata da migliaia di chilometri di distanza. E così si dirigono verso la cucina, vicino a una parete che sembra solida. Ma qualcosa non torna, perché quel muro è vuoto. Bastano pochi colpi precisi per rivelare cosa è nascosto nell'intercapedine. Dentro non ci sono panetti di coca avvolti nel cellophane e né i classici pacchi di banconote. C'è qualcosa di strano avvolto con cura in panni di cotone. Sono due quadri. Il primo ritrae una spiaggia sferzata da una tempesta in arrivo. Il secondo mostra dei fedeli che escono da una chiesa riformata. E in basso una firma inconfondibile, Vincent. Quelli sono due Van Gogh originali. Sono i due capolavori rubati 14 anni prima dal Museo Van Gogh di Amsterdam, nella notte del 7 dicembre 2002. E per oltre un decennio, critici, storici dell'arte e investigatori internazionali si sono chiesti dove fossero finiti quei quadri. Li immaginavano in cavò segreti in Russia o sulle pareti private di qualche miliardario saudita. E invece sono lì, a Castellammare di Stabia, in un buco nel muro a 2 passi dai territori contesi dai clan. Ma la scoperta di quei quadri racconta molto di più di un furto ben riuscito. È la prova tangibile di un'anomalia. Il proprietario di quel nascondiglio non è un criminale comune. È l'uomo che ha comprato quei 2 Van Gogh e si chiama Raffaele Imperiale. E mentre i finanzieri catalogano il ritrovamento, Imperiale si trova a 5.000 km di distanza ed è seduto in una suite del Burj Al Arab di Dubai, l'hotel a forma di vela che domina il Golfo Persico. Per l'opinione pubblica Raffaele Imperiale è un fantasma, per le procure di mezza Europa è una leggenda criminale e tutti lo chiamano il broker perché è l'uomo che ha inondato Napoli di coca purissima, trasformando la camorra in una holding finanziaria capace di dialogare con i narcos sudamericani. Il ritrovamento dei quadri è il suo biglietto da visita, ma anche la sua assicurazione sulla vita. Imperiale ha capito prima di tutti che nel crimine moderno la violenza è un costo inutile e possedere quei Van Gogh significa avere un potere contrattuale immenso, e non solo con i clan rivali, ma anche con lo Stato stesso. Nel mondo del crimine organizzato, i capolavori rubati raramente vengono venduti davvero. Sono troppo famosi, troppo riconoscibili. Nessun collezionista potrebbe esporli senza attirare poi l'attenzione della polizia. Ed è per questo che per i narcotrafficanti l'arte ha un'altra funzione. È una valuta parallela. Un Van Gogh rubato può servire come garanzia per un carico di coca, come il pegno per un debito tra clan, oppure come un'assicurazione da tirare fuori al momento giusto. E quando un boss finisce in carcere, un quadro nascosto può diventare una merce preziosa da restituire allo Stato in cambio di uno sconto di pena. Ma per capire chi è davvero Raffaele Imperiale bisogna tornare agli anni 90, sempre a Castellammare di Stabia. E lì Raffaele è il figlio di un costruttore facoltoso, un uomo che ha fatto i soldi col mattone e che è stato anche presidente della squadra di calcio locale, la Juve Stabia. La figura di Imperiale è diversa dalle solite storie di mafia, perché non è un ragazzo povero, frequenta la scuola regolarmente ed è considerato da tutti molto sveglio. Ma c'è un'inquietudine che lo attraversa, un desiderio di grandezza che la provincia italiana non riesce a soddisfare. Il centro del suo mondo in quegli anni è un locale, si chiama il Rock. Ma non è un bar qualunque, perché al Rock si incrociano le vite dei ragazzi per bene, ma anche quelle di personaggi che gravitano intorno agli ambienti criminali. Ed è lì la prima volta che Raffaele capisce che le relazioni sono tutto. Ma la vera svolta nella storia, il momento in cui la vita di Raffaele Imperiale passa dal mondo legale all'ingresso nella storia del narcotraffico, arriva con la morte di suo fratello, che lascia in eredità un nome. Quel contatto porta dritto ad Amsterdam. Siamo alla fine degli anni 90, quando Raffaele fa le valigie e si trasferisce in Olanda. Lì ad Amsterdam apre un coffee shop, lo chiama Rockland, in onore di quel locale di Castellammare dove tutto è iniziato. Il Rockland non è solo un posto dove si vende erba ai turisti, ma diventa presto una cerniera, un luogo dove quell'italiano inizia a tessere la sua tela. Imperiale capisce che il vero potere sta alla fonte, così inizia a trattare le forniture e passa dai grammi ai chili, fino ad arrivare alle tonnellate. Ma lui non tratta come un criminale dell'epoca, sembra più un broker di borsa, è affidabile, è calmo, puntuale. E proprio lì, tra i canali e le biciclette, Raffaele Imperiale scopre di avere un talento naturale per la logistica criminale. Ma ancora non sa che sta per incontrare l'uomo che gli farà fare il salto di qualità definitivo nel mondo criminale. A 2000 km da Amsterdam, nel cuore di Napoli Nord, c'è un uomo che sta riscrivendo le regole del gioco criminale.
Si chiama Paolo Di Lauro, ma per tutti è Ciruzzo Milionario. Di Lauro è l'antitesi del boss da copertina. Non ama i riflettori, non frequenta i locali alla moda e guida una vecchia utilitaria. Nonostante questo è una delle menti più brillanti nella storia della camorra. Di Lauro ha trasformato i quartieri di Secondigliano e Scampia in una macchina da guerra commerciale. Il suo sistema è una rivoluzione criminale, niente estorsioni ai negozianti del quartiere, perché attirano l'attenzione della polizia e creano malcontento, e niente omicidi plateali se non strettamente necessari. L'ordine è il silenzio, il business è solo uno, la droga. Scampia, sotto il suo controllo, diventa il supermercato della droga a cielo aperto più grande d'Europa. È un meccanismo perfetto, aperto 24 ore 7 giorni su 7. Ci sono turni, le ferie pagate per le vedette, l'assistenza legale per chi finisce dentro. È un vero e proprio welfare criminale. Ma un supermercato, per funzionare, richiede tanta merce e soprattutto ha bisogno di un prezzo d'acquisto basso. Ed è proprio qui che le strade di Paolo Di Lauro e Raffaele Imperiale si incrociano. Imperiale non è un affiliato, è un partner commerciale. Lui ha quello che serve a Di Lauro, l'accesso diretto ai produttori sudamericani e la logistica per portare la coca dal Perù e dalla Colombia fino ai porti del nord Europa e poi da lì giù fino nelle piazze di Napoli. Ma Imperiale non lavora da solo. Nel corso degli anni 2000 prende forma qualcosa di nuovo nel narcotraffico europeo. Non c'è un singolo clan, ma c'è una rete. Olandesi, irlandesi, italiani, bosniaci, uomini che non condividono la stessa lingua, ma condividono gli stessi interessi e contatti. Tra questi nomi ci sono figure che le agenzie internazionali considerano tra i narcotrafficanti più potenti d'Europa. Ridwan Taghi, Daniel Kinan, Edin Gashanin. Questo è un cartello che controlla una parte enorme della coca destinata all'Europa e Raffaele Imperiale è uno dei nodi di quella rete. La cocaina viaggia nascosta in carichi di copertura insospettabili, tra pietre, manufatti, fiori. I camion partono dal nord carichi di merce legale accompagnati da panetti di coca purissima. Arrivano a Napoli, vengono scaricati e poi ripartono. Ma non ripartono vuoti, ripartono carichi di contanti. La quantità di denaro generata da questo asse è talmente enorme che non si conta più, ma si pesa. Imperiale deve gestire questa liquidità mostruosa. I soldi vengono nascosti nei doppi fondi delle auto, murati nelle pareti o reinvestiti velocemente. Siamo arrivati ai primi anni 2000. Paolo Di Lauro governa nell'ombra garantendo una pace sociale. Raffaele Imperiale vive nel lusso in Olanda garantendo il flusso di droga. Questo sembra un impero destinato a durare in eterno, ma il silenzio di Secondigliano finisce quando il boss è costretto a diventare un'ombra. Ciruzzo Milionario si dà alla latitanza e a sedersi al suo posto di comando è il primogenito, Cosimo Di Lauro. Sui libri paga del clan è indicato con una sigla molto fredda, F1, figlio 1, ma Cosimo è l'opposto del padre. Se Paolo era la discrezione, Cosimo è l'esibizione pura. Gira per il quartiere vestito di nero, con lunghi cappotti di pelle e i capelli tirati indietro col gel. Non è solo un cambio generazionale, è un cambio di paradigma. Con Cosimo la gestione manageriale del padre viene spazzata via. Il reggente vuole tutto e subito. Sostituisce i vecchi capizona, i senatori che hanno costruito quell'impero, con un esercito di ragazzi giovanissimi fedeli solo a lui. E nel mentre Raffaele Imperiale osserva questo cambiamento con il terrore di un investitore che vede crollare le azioni della società su cui ha puntato tutto. Il broker sa che il narcotraffico ha bisogno di pace, di porti sicuri e di telefoni criptati. Cosimo Di Lauro invece è il rumore, ed è il rumore che attira la polizia. Quella frattura diventa insanabile quando Cosimo decide di mettere le mani in tasca a chi quel business lo ha creato. Vuole ridiscutere le quote, tagliare i profitti del gruppo guidato da Raffaele Amato, l'uomo che gestisce i rapporti con la Spagna, gli spagnoli come li chiamano lì. E quindi è un momento di scelta e Raffaele Imperiale si trova davanti a un bivio. Da una parte c'è la famiglia Di Lauro, il nome che ha dominato Napoli per 20 anni. Dall'altra ci sono gli scissionisti, i ribelli guidati da Amato e Pagano. Imperiale fa la sua mossa, sceglie gli scissionisti e mette a disposizione del gruppo la sua liquidità, le sue armi, ma soprattutto i suoi contatti. Garantisce agli Amato Pagano tonnellate di coca a credito. Quello è il carburante che serve per iniziare una guerra, perché senza i soldi e la droga di Imperiale, la scissione sarebbe stata solo una rivolta sedata nel sangue, ma con il suo appoggio diventa una guerra civile. È l'inverno del 2004 e la prima faida di Scampia trasforma le strade in un mattatoio. Non si muore più solo di notte, si muore alle 10 del mattino, dentro i bar, fuori dalle scuole, mentre la gente va a fare la spesa. I corpi vengono lasciati a terra come monito, bruciati nelle auto, torturati. È proprio il caos che Raffaele Imperiale temeva, l'anarchia che distrugge il business. E mentre a Secondigliano continua la guerra tra i clan, il broker della camorra in Olanda non c'è più, è sparito. Per trovarlo bisogna volare via dall'Europa, attraversare il Mediterraneo e attirare a Dubai.
Qui nel Golfo Persico, Imperiale non vive come un latitante braccato, risiede al Burj Al Arab, l'iconico hotel a 7 stelle a forma di vela. A Dubai, Raffaele Imperiale non è un broker della camorra, è un investitore, un uomo d'affari rispettato. E quella dissociazione è totale, perché da una parte c'è la guerra che lui finanzia a Napoli, dall'altra c'è la sua doppia vita di lusso sfrenato a Dubai. È proprio così che Imperiale si costruisce un'identità parallela, frequenta l'alta società degli Emirati, dialoga con i funzionari e si sente intoccabile. La sua ambizione non ha più limiti geografici. E nel progetto The World, l'arcipelago artificiale costruito al largo della costa di Dubai e che riproduce il pianeta Terra, Raffaele Imperiale compra un'isola, quella di Taiwan, un pezzo di terra artificiale in mezzo al mare, intestato a una società che porta il suo nome. È in questo contrasto che Imperiale crede di essersi ripulito, ma la tecnologia sta correndo più veloce di lui. Imperiale e i suoi soci non usano telefoni normali, usano dei criptofonini, BlackBerry modificati, dispositivi EncroChat, niente GPS, niente microfono, niente fotocamera. Solo messaggi di testo che viaggiano su server blindati, protetti da chiavi di cifratura impossibili da spezzare. Ed è per questo che il broker della camorra si sente al sicuro dentro questa bolla digitale. Parla di tonnellate di coca, spostamenti di denaro, investimenti in ogni campo. Ma nella primavera del 2020 accade l'impensabile. In Francia e in Olanda, una task force di investigatori informatici riesce a fare un buco nel muro. Non sfondano la porta ritenuta impossibile da aprire, ma entrano direttamente dal server e infiltrano la rete EncroChat. Da quel momento, la polizia non sta più inseguendo i criminali, è seduta accanto a loro mentre si scambiano messaggi in tempo reale. Per Raffaele Imperiale è la fine dell'invisibilità. Gli investigatori italiani si ritrovano davanti a una mole di dati spaventosa. Milioni di chat che vedono il broker gestire il suo impero dallo schermo di uno smartphone. Leggono come sposta container dal Sud America all'Europa, vedono le foto dei panetti di coca marchiati e una quantità infinita di mazzette di soldi. La tecnologia, che doveva essere lo scudo definitivo, diventa la prova schiacciante. Non serve più un pentito che ricordi i fatti di 10 anni prima. C'è la voce e le parole di Imperiale che confessa ogni giorno i suoi crimini. Ed è quello il momento in cui l'Italia fa pressione e mostra le carte con le chat decriptate. Gli Emirati Arabi, che per anni hanno chiuso gli occhi sui capitali illeciti, iniziano a sentire il peso della comunità internazionale. Siamo arrivati al 4 agosto 2021. La polizia di Dubai bussa alla porta di Raffaele Imperiale. L'arresto è molto pulito e lui stesso non oppone resistenza. Così il broker intoccabile viene preso e caricato su un aereo in direzione Roma-Fiumicino. Quello è il momento in cui il sistema imperiale, basato sulla separazione tra gestione e violenza, collassa sotto il peso di quei server violati. Ma Raffaele Imperiale ha ancora una carta da giocare. L'ultima transazione del broker non riguarda la coca, ma riguarda la sua libertà. Seduto davanti ai magistrati della DDA di Napoli, Raffaele Imperiale fa quello che ha sempre saputo fare meglio: inizia a trattare. Il suo atteggiamento è lucido, professionale e sa molto bene cosa vuole lo Stato. Sì, certo, vuole i nomi, i contatti, le nuove rotte della coca, ma soprattutto vuole il tesoro. Il Raffaele Imperiale mette sul tavolo la sua offerta. È una scena che non ha precedenti nella storia giudiziaria italiana. Il Narcos, il broker della camorra, dichiara di voler cedere allo Stato italiano la sua isola artificiale a Dubai, quell'isola che si chiama Taiwan. Questo è un paradosso giuridico, un procuratore della Repubblica abituato a sequestrare beni sul territorio che si trova a dover gestire la cessione di un atollo di sabbia nel Golfo Persico. E mentre le autorità lavorano per inventariare quella proprietà negli Emirati Arabi, la collaborazione di Raffaele Imperiale chiude un cerchio aperto anni prima con i due Van Gogh, perché quei quadri ritrovati nella cucina di Castellammare erano solo l'anticipo.